Buongiorno a tutti. Buongiorno, eccoci ritornati. Finalmente abbiamo passato alcune settimane interlocutorie tra il viaggio invernale in camper e la ripresa della nostra barca Ronic. Come potete vedere siamo in barca, siamo nel pozzetto del nostro Ronic. In questo momento siamo in mare, in una bella baia, vicino Palermo, e ci stiamo godendo il sole che scende. Dove stiamo aspettando anche voi, naturalmente. Però avevamo promesso di fare questo video prima di ripartire per le nostre crociere estive e volevamo fare un sunto di quello che abbiamo fatto quest'inverno con il camper. Quindi, giusto per darvi un'idea di dove siamo stati, quanto tempo, quanto abbiamo speso in generale e cosa pensiamo delle Isole Canarie. Quelle che avete visto nei nostri video. Quello che pensiamo è ovviamente una nostra opinione, non è oro colato, però quello che a noi hanno dato l'impressione di essere. Punto numero 1, partiamo con il viaggio. Allora, noi siamo partiti a settembre del 2024 dalla Sicilia, abbiamo fatto un po' di Sicilia, dopodiché siamo passati in Calabria, Basilicata, Matera che ci ha emozionato tantissimo, il volo dell'Angelo, il ponte tibetano che abbiamo trovato in Basilicata, una regione che ci ha sorpreso piacevolmente. Siamo andati in Campania. Io ammetto di non avere mai visto prima le rovine di Pompei, quindi ci siamo fermati anche a vedere le rovine di Pompei. Da lì siamo arrivati a Civitavecchia ed abbiamo trascorso una ventina di giorni di viaggio in Italia prima di Prendere il traghetto per Barcellona e da lì abbiamo proseguito il nostro viaggio di circa 20-22 giorni in Spagna. In quel periodo, tra parentesi, abbiamo avuto qualche disavventura, nel senso che abbiamo sfiorato la tragedia di Valencia, ve lo ricorderete, non siamo riusciti a vedere alcune attrazioni, alcuni luoghi che ci interessavano già da vari anni per tutti i problemi meteorologici che ci sono stati. Siamo però riusciti a visitare una città straordinaria che ci ha emozionato tantissimo, che è Cordoba, dove ci siamo emozionati tantissimo con la Meschita, questa cattedrale misto musulmana cristiana che è veramente un'opera d'arte meravigliosa. Unica nel suo genere e davvero spettacolare. Per poi proseguire, superare Siviglia e andare a vedere delle zone che non abbiamo mai visto prima, tra Rio Tinto e delle grotte spettacolari. Successivamente ripassiamo da Siviglia. Salutiamo una vecchia nostra amica e arriviamo finalmente a Cadiz, dove ci prendiamo l'ennesimo traghetto, poi alla fine vi diremo quanti traghetti abbiamo preso, l'ennesimo traghetto che ci porterà fino al sogno agognato, soprattutto mio, da tanti, anche di Betty, da tanti, il sogno agognato di tanti anni. Siamo finalmente arrivati alle Canarie, sbarcati da Recife, dove abbiamo trascorso circa un mesetto. Da Lanzarote ci siamo spostati successivamente a Fuerteventura e anche lì abbiamo trascorso un mesetto circa. Da Fuerteventura siamo passati a Gran Canaria, altro mese, anzi forse Gran Canaria è l'isola dove siamo stati di più, qualcosina, qualche giorno in più di un mese perché avevamo degli appuntamenti importanti. Da Gran Canaria ci siamo spostati poi a Tenerife e da Tenerife poi siamo rientrati in penisola iberica. Quindi complessivamente nelle isole Canarie siamo stati 110 giorni tra le 4 isole, più o meno circa un mese per isola. Un'altra ventina di giorni nel rientro dalla penisola all'Italia, in questo caso non più prendendo traghetti ma facendola via strada fino a Genova, quindi attraversando la Francia. Quindi, per riassumere, questo viaggio è durato 180 giorni e in questi 180 giorni abbiamo percorso circa 10.900 km. Tutti con il camper, sommando poi
a tutte le miglia che abbiamo fatto con i traghetti, che vi diremo dopo. Oltre quelle a piedi e in bicicletta, che quelle non le aggiungiamo. Che quelle non le abbiamo aggiunte. Punto numero 2, i traghetti. Complessivamente, considerando anche i piccoli traghetti, siamo stati col nostro camper in acqua per 10 volte e i traghetti sono stati Stretto di Messina, Civitavecchia Barcellona, Cadiz Arrecife, Lanzarote Fuerteventura, Fuerteventura Gran Canaria, Gran Canaria Tenerife. nuovamente Tenerife Gran Canaria. Da Gran Canaria poi abbiamo preso il traghetto per Cadiz in Spagna. Ultimo traghetto, che conta comunque anche quello, Le Bac de Barcarène, per attraversare il Rhône in Camargue in Francia quando siamo ritornati in Italia. 3 minuti di traversata, però conta, è un traghetto anche quello. Senza dimenticare i 2 piccoli traghetti che abbiamo preso a Lanzarote per visitare l'isola della Graziosa e l'altro traghettino che abbiamo preso a Fuerteventura per visitare l'isola di Lobos. Però questi li abbiamo fatti senza il camper, solo con le biciclette, quindi non entrano nei traghetti fatti col camper, quindi non entrano nel chilometraggio definitivo. E sempre per i traghetti entriamo in un argomento che per molti è estremamente interessante, ci è stato richiesto, cioè come si arriva con il proprio camper in Canarie, nella costa atlantica del sud spagnola. Ci sono 2 compagnie che svolgono il servizio di traghetti trasportando anche i camper fino alle Canarie. Una da Cadiz è Armas Transmediterranea, che è quella che abbiamo scelto noi, oppure in alternativa da Huelva c'è Fred Olsen. Vi diamo ora un'indicazione di quali sono i costi che abbiamo sostenuto per questi traghetti, che decisamente non sono economici. Allora, i costi sono di circa 1.400 euro per tratta, stiamo parlando di una tratta di minimo 30 ore all'andata su Arrecife e al ritorno da Gran Canaria siamo sui 36 ore circa, con camper 2 persone e la cabina, perché essendo un viaggio molto lungo noi abbiamo scelto di passarlo in cabina. Si può, risparmiando un 450-500 euro circa, non prendere la cabina. La cosa importante è che se prendi la cabina hai anche i pasti compresi. Si tratta di colazione, pranzo e cena. I prezzi sono più o meno identici sia che si prenda Armas che Fred Olsen. Noi abbiamo scelto Armas, per quale motivo? Abbiamo scelto Armas perché con Armas c'è la possibilità di avere una scontistica. La scontistica si riceve solamente con l'iscrizione alla PACA, che è un'associazione di camperisti spagnoli, e comporta, almeno per quest'anno e lo scorso anno, uno sconto di circa il 15%, che sugli importi che abbiamo pagato decisamente non male. Non è male. In passato era molto di più, arrivava fino al 50%, ma ora ci accontentiamo del 15%. In definitiva, quindi noi abbiamo speso Circa 1.150 euro all'andata e 1.050 al ritorno, con questo sconto. quindi abbiamo risparmiato decisamente qualcosina. Quindi alla fine di questo discorso vale la pena sicuramente andare in camper, ma vale la pena spendendo queste cifre se si resta almeno 3-4 mesi o anche di più. Vi ricordo che con la targa italiana la possibilità di restare in Canarie è limitata a 6 mesi. Diversamente, se ci state 2 settimane, la vacanza classica, vi conviene prendere un aereo e affittare il camper direttamente in Canarie. Punto 3. I costi generali, quali sono stati? Anche se non vediamo proprio i costi in dettaglio, è giusto precisare alcune cose. Allora, il gasolio in Spagna costa molto meno che in Italia, siamo sull'ordine dell'euro e 2, euro e 3. In Canarie addirittura molto meno, siamo sull'ordine dell'1,1, addirittura a Tenerife l'abbiamo trovato a 0,98, quindi sotto l'euro.
quindi il gasolio è già un notevole risparmio. Le autostrade in Spagna e in Canarie sono quasi tutte gratuite, solo in Spagna qualche breve tratto è a pagamento a costi comunque limitatissimi. Due parole sulle aree sosta camper. Siamo stati principalmente in Italia e sono tendenzialmente le più costose, nonostante fosse un periodo invernale, autunno-inverno. Questo perché comunque siamo stati in zone anche molto turistiche, quindi i costi sono cresciuti notevolmente. Infatti l'area camper più cara è stata quella di Pompei, dove abbiamo pagato 28 euro. Nel frattempo è passato qualcuno, quindi ha creato un po' d'onda, si vedete ballare. Chi soffre mal di mare, chi non si rende conto se può stare in barca o meno soltanto guardando questo video. In Spagna, ad esempio, le aree camper hanno un costo leggermente più ridotto. 17-18 euro le più care, mediamente siamo sui 10-12 a notte. Invece alle Canarie è un discorso particolare perché quasi non esistono aree camper, ce ne sono pochissime, solo in alcune isole. 2 a Gran Canaria, 2 a Tenerife, le altre non ne hanno. O meglio, a Tenerife ce n'è qualcuna di più, ci sono delle aree camper dove però non offrono tutti i servizi, ossia offrono magari carico e scarico e non offrono la corrente, e quindi quelle diciamo non le abbiamo meno considerate perché noi abbiamo prediletto andare in aree con corrente per ricaricare un po' di più le batterie. A questo punto direte voi, ma i cambi come li facevate? Carico, scarico acque, acque grigie, acque nere? Beh, tutti i distribuitori delle Canarie hanno il servizio carico e scarico, quindi è sufficiente andare in un distributore, quasi tutti comunque. L'applicazione che noi usiamo e che consigliamo, che è Park4Night, permette di trovare facilmente questi distribuitori che forniscono questo servizio. Il costo massimo è sui 3 euro, 3-4 euro irrisorio, direi, complessivo per tutto, quindi è assolutamente irrisorio. Oltre anche ad avere la possibilità di lavare il proprio abbigliamento. Infatti esistono diverse lavanderie, soprattutto in questi distributori dove sono presenti carico e scarico. Altra spesa importante che è giusto conoscere, che tutti i camperisti sanno perfettamente che cosa sia, è il gas. Noi l'anno scorso abbiamo acquistato in Spagna, in penisola, sia bombola spagnola che regolatore spagnolo. Così abbiamo detto siamo tranquilli per l'anno successivo, che sarebbe stato quest'anno, quando andiamo in Canarie. Ebbene no, perché in Canarie cambia, o meglio, le Canarie hanno delle loro bombole con un attacco diverso, un loro regolatore che è diverso da quello della penisola. Quindi il nostro regolatore spagnolo in Canarie non serviva. O meglio, invece di prendere le bombole canare, solitamente sono distribuiti da una compagnia energetica che è solo presente in Canarie, che è quella che viene sponsorizzata anche sulle magliette della Palmas e del Tenerife, che è la DISA, che esiste solo nelle isole Canarie. Ovviamente questi centri DISA ti permettono e puoi ricaricare anche le tue bombole, non solo quelle spagnole, ma anche quelle italiane se le avete. Quindi a questo punto uno si può anche portare direttamente quelle italiane. Il problema è che rispetto alle bombole canare costa molto di più. La differenza è circa un poco meno di 15 euro per una bombola DISA canara direttamente presa da loro, rispetto ai 35 euro che ti chiedono per ricaricare la tua bombola italiana da 10 kg o quella spagnola da 11. Quindi anche questo discorso, se uno resta per molto tempo nelle isole Canarie, consigliamo di acquistare un regolatore canaro e di servirsi direttamente delle bombole canare. Quarto punto, quali sono le nostre impressioni delle isole Canarie? Vi ricordo soprattutto che queste sono le nostre impressioni e ognuno può viverle in maniera completamente diversa. Partiamo con la prima. Lanzarote, un'isola che io ho definito un po' fighetta. Lanzarote è perfetta, nerissima, vulcanica, spettacolare, pulitissima, sembra Svizzera.
cioè non trovi una carta per terra, è tutto organizzato, tutto perfetto. I parchi dei vulcani sono organizzatissimi, sono bellissimi. A noi Lanzarote è piaciuta tantissimo, ci ha emozionato soprattutto la Graciosa, che troviamo un'isola meravigliosa, assolutamente merita di essere visitata almeno una giornata, se non due, con la possibilità di pernottare nell'isolotto. Arrecife, la capitale di Lanzarote, è una cittadina davvero gradevole, sicuramente molto piacevole da viverci, con queste case bianche con le imposte azzurre attorno a una laguna, davvero, davvero deliziosa. I paesini dell'entroterra sono anch'essi particolari. Noi ci siamo particolarmente innamorati di Haria, la città dove viveva César Manrique. E comunque in tutta l'isola sono presenti questi paesini che sono davvero deliziosi, uno più bello dell'altro. L'isola è piccola, da nord a sud sono circa un poco meno di 60 km, larga 15, quindi si gira estremamente bene, le strade sono perfette, quindi ripeto, Lanzarote, forse anche perché si è dedicata tantissimo al turismo, è un'isola assolutamente perfetta. Passiamo ora a Fuerteventura, l'isola dai colori dorati, rossicci, rispetto a Lanzarote che è molto più nera e più scura. Io sempre per una definizione semplice l'ho definita l'isola zingara. È un'isola molto molto selvaggia. È uno spicchio di Africa che si è separato dal Sahara per trovarsi 80 miglia al largo dell'Oceano Atlantico. È l'isola ideale per chi vuole dedicare le proprie giornate e la propria vacanza al sole, alle spiagge, al mare, al relax, a parte il fatto che è presente sempre molto molto vento, un po' come anche a Lanzarote. Sì. Noi siamo abituati al vento, siamo velisti, quindi a noi non ha dato particolarmente fastidio. Comunque tenete presente che i canari, gli abitanti canari delle altre isole, quando passano le loro vacanze le passano a Fuerteventura, tanto per darvi un'idea di come ritengono l'isola di Fuerteventura, turistica per eccellenza. Però è un'isola turistica che lascia molto libere. Difatti anche con il camper si può girare liberamente, si può dormire quasi ovunque senza nessunissimo problema, ha delle spiagge meravigliose, spiagge conosciutissime come Corralejo, come El Cotillo o come la bellissima parte a sud di Sotavento. E la penisola di Handia. Noi abbiamo visitato con dei nostri amici anche la spiaggia di Cofete, che è meravigliosa, bellissima. Noi principalmente, come sempre, siamo un po' diversi dagli altri, ci siamo innamorati dei paesini all'interno di Fuerteventura. Adoriamo paesi tipo Pajara, tipo La Oliva, La Jares e soprattutto ci siamo davvero innamorati della vecchia capitale che è Betancuria. un posto per noi veramente meraviglioso. Passiamo invece ora a Gran Canaria. Allora, sempre con una definizione Mauresca. semplice, io l'ho definita l'isola completa. È un piccolo continente perché ha tutto. Ha spiagge, paesi storici, montagne, foreste, Dolomiti. È un'isola che ha la sua punta massima di quasi 2000 metri al Picos de las Nieves e permette tantissime escursioni nei boschi e ha comunque anche tante località turistiche, soprattutto nel sud, la zona che va da Maspalomas, ormai conosciutissima, con le dune splendide di Maspalomas, e a Puerto Rico, a Puerto de Mogan. È un'isola che a noi è piaciuta tantissimo per la sua completezza. Abbiamo anche degli amici che avete conosciuto. E con loro abbiamo esplorato anche delle chicche presenti sull'isola. Ovvio che l'impatto, dopo 2 mesi passati tra Lanzarote e Fuerteventura, noi siamo arrivati la sera a Las Palmas. Las Palmas è una città di 500.000 di abitanti, praticamente mi sembrava di essere tornata a casa a Genova. Siamo scesi alla sera col traghetto e io la mattina dopo gli ho detto: Betty, trova il primo traghetto che ci riporta a Fuerteventura perché io qua non mi ci fermo.
In realtà poi Gran Canaria dà tante belle cose. Va scoperta un po' con calma, con pazienza. Diciamo che l'interno dell'isola ci ha rubato il cuore. Queste aree verdi, aree ricreative in mezzo a queste pinete sono davvero stupende e permettevano anche di fare passeggiate e rilassarsi in assoluta tranquillità. Passiamo alla quarta isola, Quarta isola, che è che è Tenerife, forse la più famosa per tanti, la più turistica forse anche. la più grande, è sempre definizione unica, un po' ruffiana, nel senso che comunque è un'isola che è già dedicata moltissimo al turismo, a tante organizzazioni turistiche, quindi soprattutto nel sud, dove delle strutture fin esagerate sono state costruite negli ultimi 20 anni per offrire il turismo di massa, spiagge, alberghi, ristoranti. Sinceramente non è la cosa che a noi piace di più. Chiaramente ci siamo innamorati di altre particolarità che sono I paesini, tra cui Masca, Buenavista del Norte, piuttosto che Ico de los Vinos, la laguna e la zona nord che ci è piaciuta moltissimo, la penisola di Anaga, che è un parco naturale immenso, in una una foresta zona. pluviale meravigliosa. Tenete presente che Tenerife da nord a sud cambia moltissimo il clima. A sud è veramente sempre estivo, a nord nella penisola di Anaga piove spesso, è molto umida ed è una zona decisamente più fredda ma affascinante, dove si possono fare tantissime escursioni. Ma la peculiarità che rende unica Tenerife rispetto a tutte le altre isole è Il Teide, il suo altopiano. allora il Teide è il terzo vulcano più alto del mondo, il vulcano più alto d'Europa e la montagna più alta di tutta la Spagna, 3718 metri. È veramente un'esperienza unica. Anche qua noi ci siamo stati più volte, girando sia arrivando in cima alla montagna, sia facendo un paio di escursioni nel suo altipiano. Veramente gradevolissimo. Ed emozionantissimo, perché camminare in queste colate laviche, in questo paesaggio lunare, è stato davvero un'emozione fantastica. Per noi Tenerife, il valore aggiunto di Tenerife è proprio il Teide. Alla sintesi di tutto, penso che avete capito le nostre impressioni. Noi siamo innamoratissimi delle Canarie, Moltissimo, e in particolare finora delle 4 isole che abbiamo visitato, sicuramente quella che ci ha dato maggiore soddisfazione è Fuerteventura. soprattutto dal punto di vista anche del viaggio in camper, perché è l'isola che ti offre maggiori possibilità di soste senza limiti, diciamo. Questo non vuol dire che le altre isole non ci siano piaciute, assolutamente sì, ci sono piaciute tutte, chi più chi meno, con le proprie caratteristiche, un po' come le isole Eolie. Nel piccolo abbiamo già descritto precedentemente le nostre isole Eolie e quelle che sono le nostre impressioni. Chiaramente le Canarie sono più grandi, richiedono più tempo, ma come le Eolie ogni isola è diversa dall'altra, quindi anche voi potete scegliere la vostra isola a seconda di quelli che possono essere i vostri gusti e le vostre emozioni. Ci mancano poi le altre 3 isole piccoline che sono El Hierro, La Gomera e La Palma, che prima o poi riusciremo a vedere, insomma. Abbiamo in programma difatti di tornare alle Canarie e soprattutto per visitare queste 3 isole e non solo, probabilmente torneremo anche nelle altre isole dove siamo già stati. Per concludere, A questo punto siamo già in estate e vi aspettiamo con noi alle isole Eolie, di cui abbiamo parlato poco fa, che sono anch'esse bellissime, ci hanno preso il cuore anche loro. Questa è la 9ª stagione che passiamo alle isole Eolie, quindi ormai siamo quasi
eoliani acquisiti. Esatto. Quindi, Ormai le conosciamo a memoria, ma le amiamo comunque moltissimo. quindi vi aspettiamo con noi sulla nostra barca Ronic e con questo vi salutiamo. Vi salutiamo e a presto per i prossimi video in barca. Ricordatevi sempre di Iscrivervi al canale mettere mi piace, e attivare la campanella. glin 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 glin. Dron, dron, dron. Continuate a seguirci. Ciao, a presto! A presto, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao!